Belli questi cerchi, eh? Sono belli e sono fatti bene. E allora io e Fabio abbiamo deciso di fare un video in cui faremo vedere fondamentalmente come si montano e come sono fatti questi cerchi. Ok, partiamo. Chiaramente parlo delle ruote bar tubeless, montate con i cerchi Excel e trattate con il trattamento bar tubeless, che con un'unica stampata va a ricoprire tutti i raggi interni di queste ruote, formando poi una ruota pronta per il fuoristrada. E li monteremo ovviamente sulla mia moto, la Ducati Desert X. Partiamo ovviamente dallo smontare innanzitutto la ruota posteriore, smuovendo il perno con una bussola da 36 mm a stella e smontando la ruota a questo modo. Dopodiché andiamo a smontare la corona originale. Vai. Questa è la parte che entra all'interno dove lavora col parastrappo, che ovviamente danno in dotazione, sono marchiati KTM e gas. E ovviamente questa qui è la garanzia comunque da conservare sempre per il cerchio. Ora non faremo altro che montare il parastrappo all'interno del cerchio e monteremo la corona. Poi ovviamente smonteremo anche il disco del freno, che non abbiamo in dotazione un secondo disco del freno, e lo monteremo dalla parte opposta. È sempre consigliato dare un pochino di grassa al litio all'interno del parastrappo quando lo inseriamo per una futura smontaggio e poi perché preserva un po' la gomma. Ovviamente come sottofondo la musica rock come sempre. Una volta montato il parastrappo inseriamo il piattello reggi corona e andiamo a montare la corona ovviamente nel suo verso, ovviamente che è quello precedente. Andiamo a inserirlo correttamente all'interno con una semplice 14 a stella, andare a rimpanare. Andiamo a impostare la dinamometrica intorno ai 40 Nm per poter andare ad accostare ovviamente i bulloni passo 8 e andiamo a tirarli con la dinamometrica, ovviamente sempre contrapposti. Una volta che li abbiamo strinti tutti andiamo a risentirli entrambi. Andiamo a rilevare lui in maniera corretta che rimanga col parastrappo inserito. Capovolgiamo il cerchio e ora andremo a montare il disco del freno. Allora ovviamente andiamo a posizionare il disco nella posizione corretta, lasciare sempre il senso di rotazione com'era. Qua abbiamo anche addirittura la rotafonica che aggancia sopra il disco del freno, in cui dovremo sempre andare a mettere, ovviamente come era già in precedenza, il frenafiletti. Cosa molto importante perché con le alte temperature si può rischiare, ovviamente perché contiene due parti, sempre ovviamente di mettere i frenafiletti o verde o al massimo quello blu, che sono per le alte temperature, in maniera che possiamo andare in giro con sicurezza anche per un uso un pochino più sportivo, anche se si consiglia l'utilizzo anche su strada ovviamente di questa lavorazione, cosa che noi facciamo sempre. Ovviamente rimpostiamo la dinamometrica anche per loro, 30 Nm, e poi andiamo ovviamente a stringerli come in precedenza. Solita cosa che abbiamo fatto in precedenza, riascoltarli tutti, come si dice in gergo. Si dice ascoltare quando la dinamometrica schiocca. Mi raccomando, mai dare il colpo alla dinamometrica, ma sempre accompagnarla, perché se no falsiamo lo scatto. Quindi bisogna sempre cercare di accompagnarla in maniera che abbiamo la forza più modulare possibile. Di solito col tassellato non si fa mai. No, perché? Ok. Allora, in questa situazione qua abbiamo ovviamente una gomma e cerchio già perfettamente equilibrati.
come la giriamo lei si ferma, quindi vuol dire che la gomma è perfettamente equilibrata. Ovviamente rinfiliamo il perno correttamente con i suoi ovviamente registri tendi catena che devono andare sempre a battere ovviamente la parte superiore. Ovviamente andiamo ad accostare. Una volta che siamo andati ad accostare, prendete una chiave aperta e chiusa, andate a metterla all'interno della corona in maniera che quando andiamo a tendere le battute vanno a schiacciare, in poche parole la forza centrifuga spinge in avanti il perno e andiamo a battere sulle battute. Andando sulle battute non ci troviamo più ad avere la ruota disestata, ma ovviamente con i registri teniamo la ruota perfettamente allineata. E con la dinamometrica andiamo a tirare a 100 N. I perni ruota, il 90% delle moto vanno su 100 N. Ci agganciamo e andiamo con la ruota bloccandola così e tenendola come fosse un bambino abbracciata, andiamo ovviamente a stringerlo. Come vi dicevo, sempre in maniera molto progressiva, andiamo a far scattare la dinamometrica. Andiamo a sganciare la chiave e la ruota posteriore è montata correttamente. Ovviamente controllate sempre che la piastra sostiene pinza posteriore, soprattutto quando hanno le guide, così che sia montata correttamente, che non sia fuori asse, perché il pericolo succede quando andiamo a frenare che ovviamente la pinza non lavora, perché lavora dentro un'asola all'interno del forcellone e abbiamo il sostegno della pinza ovviamente che deve scorrere in base a quanto andiamo a tensionare la catena. Andiamo a controllare sempre la tensione della catena, che essendo una moto da uso fuoristadistico non deve essere mai tensionata troppo, quindi consiglio di lasciarla sempre un pochino più lasca che invece che tirata. Non deve essere completamente lasca, quindi la catena non deve uscire mai dalla corona, però deve avere sempre questo gioco che troviamo qua in basso. Ducati qua ha lavorato bene, ha messo una protezione catena che in caso di fuoriuscita non va a agganciare il forcellone, quindi possiamo permetterci di tenere la catena anche un pochino più lenta del normale. Io consiglio sempre di utilizzare le massime precauzioni proprio per non segnare cerchi, soprattutto se sono nuovi. E infatti la ganzata di questi è che essendo argentati pure i graffi non si vedranno con l'utilizzo, Esatto. perché non perderanno il colore e non si scoloriranno. Esatto. Che è un'altra chicca di Bar Tubeless. È veramente un bel cerchio che montano mozzi ricavati dal pieno e ovviamente questi sono in colorazione rossa. Abbiamo ovviamente il mozzo principale ovviamente marchiato Bar Tubeless e il raggio ovviamente che è sovradimensionato proprio per uso fuoristadistico invece del classico raggio che troviamo su altri cerchi. E abbiamo ovviamente la possibilità sempre ovviamente di regolare il cerchio, ora qua è già stato fatto ovviamente da Bar Tubeless che infatti li ringraziamo. Consiglio una volta ovviamente che è montata sempre di tastarli in questa maniera per vedere ovviamente che non ci sia magari un raggio lente che sia magari scappato o in fase di produzione o in fase di montaggio. Andiamo sull'anteriore. Vai! Con un bacciolo tradizionale di 30 andiamo ad allentare la ruota posteriore. La ruota anteriore. Allentiamo prima il controdato, che non importa stringerlo mai a morte. Ergal, con una brugola di 6 andiamo ad allentare il supporto del perno ruota. Però prima di fare ciò consiglio sempre io di levare le pinze anteriori. Su questa moto, avendo un cerchio da 21, riusciamo sempre ad avere distanza per filare il cerchio o meno. Però io consiglio sempre di levare le pinze e staccarle dal posto per evitare la difficoltà dell'inserimento del cerchio e soprattutto di poter rigare il cerchio quando si va a montare. Ovviamente abbiamo una brugola di 8. Qua invece andiamo a rimuovere solamente la pinza del freno per poi sfilare il perno ruota in questa maniera qua, sia la destra che la sinistra. Vi ricordo anche che nel montaggio di controllare sempre che devono sfilare il più pari possibile sia i perni ovviamente che la bulloneria. Se ovviamente c'è qualcosa che è duro, che è strano, che non funziona, ovviamente consiglio di fermarsi e di controllare sempre. Non vanno mai rimossi, vanno lasciati solo esclusivamente abboccati, che sia dalla parte anteriore sinistra che anteriore destra. E a questo momento possiamo sfilare il perno ruota. Ovviamente
deve venire a mano, non deve essere forzato in nessun modo, perché il perno deve scorrere. Adesso andiamo a rimuovere i dischi del freno con la rotafonica. Allora iniziamo ovviamente a montare il disco del freno con la relativa ruota fonica per la velocità e l'ABS, in cui andiamo a posizionare il cerchio, che come ovviamente il cerchio posteriore andiamo a vedere che scende perfettamente nella guida delle battute, perché è un cerchio fatto molto bene, e andiamo a montare ovviamente la rotafonica in questa posizione qua. Andiamo ad abboccarli sempre a mano, mi raccomando, e così andiamo a fissare il primo disco del freno. Nel fattore di ball tubeless, che dà già in dotazione gli spessori delle forcelle, dobbiamo mettere la rotafonica sempre dalla parte del distanziale più alto. Ovviamente andiamo ad accostarli a mano e riprendiamo in mano la nostra dinamometrica, tornando ad impostarla ovviamente a 30 Nm. Andiamo sempre a stringere a croce e qua siamo pronti. Andremo ora a montare l'altro disco del freno. Sempre una bella macchina, a me piace tanto, bellissimo, mi piace tanto. 1, 2, 5, ok. Ora andiamo a prendere il punto più alto di quando si equilibra la gomma, solo per dare il bilanciamento ovviamente dei pesi. In questo momento abbiamo equilibrato la gomma, ovviamente la gomma quando sta in maniera parallela con le pesistiche ferme troviamo ovviamente la giusta equilibratura. Anche su questo disco abbiamo Mosin Ergal e raggio anteriore maggiorato. Abbiamo montato una gomma semitassellata, andiamo a montarla sotto la moto. Il freno non ci mettiamo. Assemblato, montato, i bulloni delle pinze dei freni. Ed eccoci qua, gomma montata, trattamento bar tubeless che può essere utilizzata anche con le mousse volendo, e la moto è pronta per andare in fuoristrada.